Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2025, andiamo a vedere quali sono le tappe evolutive di tutte le 12 case astrologiche, per avere una visione onnicomprensiva, una cartina di tornasole per quanto riguarda l'anima in quest'anno, come si evolverà, in quali aspetti, come e come adempiere al massimo scopo della realizzazione della sua missione. Quindi analizzeremo tutte le 12 case astrologiche. Io invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, perché ci sono le chiavi della trascendenza. E siccome la trascendenza, l'uomo trascendente, la mente trascendente, che è una mente del cuore, è quella che dobbiamo allenare per comprendere la realtà, vederla in una visione onnicomprensiva, per essere liberi dai condizionamenti della mente razionale. Quindi, ragazze mie e ragazzi, iniziamo col nostro viaggio insieme e partiamo dalla prima casa astrologica. Allora, la prima casa astrologica è la casa dell'ascendente, del tuo io interiore, il Dio ignoto anche, no? Quello che vi ho raccontato nel video Magia Pratica 9. Andiamo a vedere come sta l'energia per te, cancro, quest'anno 2025 nella prima casa. Prima casa, cancro, casa dell'io interiore, Dio interiore, casa dell'ascendente. Come sta l'energia in questa casa? Trust, la verità. Sarai molto sincera o molto sincero quest'anno. La sincerità ti libererà. Essere sinceri significa essere autentici. Quello che ci ripromettiamo sempre nella nostra scuola iniziatica per fondare le basi della nuova era è quello di essere autentici. L'autenticità ha a che fare con la tua natura profonda, nel sentire quel Dio dentro di te e palesarlo sotto forma delle qualità, degli aspetti che ti abitano. Quindi la casa dell'io interiore è capeggiata da una verità autentica e quindi ti paleserai al mondo in modo molto vero, molto autentico e sarai anche un esempio. A volte potresti dire delle verità, a volte queste verità potranno essere scomode per gli altri, ma gli altri che non hanno quell'autenticità però, quindi gli fai un favore. Ok? È una bellissima carta questa, della verità. Vediamo da quale archetipo è accompagnata questa carta per te. Da quale archetipo è accompagnata la prima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro? Ah, ma mi è caduta. Vabbè, lasciamola, stavo battendo, non avevo visto che era caduta. Vediamo. Dal Messia. E là, ragazzi e miei ragazzi, mamma mia. Comunque devo dire la verità, tutti i segni che sto facendo, almeno sono arrivata al cancro, però hanno proprio una trascendenza dentro, una comprensione profonda della legge spirituale. Allora, serve agli altri esseri umani con umiltà. Ti vedo essere prodigato o prodigato verso il prossimo, più del normale, ma questo lo fai in modo naturale. Lo fai naturalmente perché servire l'altro è come servire Dio, perché l'altro non è altro che manifestazione del divino, che cammina sulla terra come te. Quindi è una, guarda, partire con la prima casa in questo modo mi dice che proprio sarai devota o devoto al servizio, il servizio qualsiasi cosa, vedrai l'altro come l'identità divina, dicendo la verità, apportando beneficio al cuore dell'altro, perché chi è autentico porta autenticità nel prossimo, lo avvicina alla propria autenticità. Sono carte potentissime, caspita. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla prima casa. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla prima casa? Allora, vediamo. La forza, vedi, avrai molto coraggio e molto carisma, molto coraggio e molto carisma. Le persone ti vedranno proprio così,
ci saranno dei guadagni anche e una crescita. Ci saranno dei guadagni, avrai molto coraggio, molta autostima nel far fruttare ciò che desideri. E come casa dell'ascendente mi dice che grazie alla tua forza i guadagni che arriveranno sono dei guadagni sudati, cioè sudati che vuol dire conquistati. Va bene, qua 9 di bastoni dice crescita e ti potresti un po' stancare durante quest'anno, ma come è giusto che sia, quindi un po' più di riposo mentre tu vai incontro con questo bellissimo cavallo, incontro ai tuoi guadagni, a degli investimenti, potresti fare degli investimenti quest'anno e ci sarà una meravigliosa crescita. Bellissimo ragazze mie e ragazzi, e adesso passiamo alla seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia, ma è anche la casa del valore, anche dei possedimenti, anche del valore che tu dai alle cose. È come sei in grado di sfruttare anche al meglio i tuoi possedimenti, le tue cose, però è la casa dell'economia, ciò che ti viene, il denaro che ti spetta, la finanza. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa seconda casa. Vediamo, casa dell'economia, seconda casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro. Casa dell'economia, come sta l'energia in questa casa. Sorro, c'è un po' di sfiducia in qualcosa in questa casa. C'è un'energia un po' di sfiducia con questa carta qui. Adesso poi lo andiamo ad analizzare con le altre carte nei tarocchi, però come se ci fosse un po' di dolore, un po' di sfiducia. Beh, è la casa del valore questa, no? Al di là dell'economia, poi vediamo adesso con l'economia. Quindi un po' di dolore sul valore ci potrebbe essere. Che vuol dire dolore sul valore? Come se ti dovessi riprogrammare i valori. Cioè, cos'è per te che ha valore veramente? Potresti fare un viaggio ctonio, sotterraneo, a livello di profondità del tuo essere, per recuperare il vero valore, l'unico grande valore, il valore dell'amore. L'amore è il collante di tutto, questo è il più grande valore. E quindi tutti i postulati a cui l'uomo trascendente tende sono i valori di cooperazione, di amore, di situazioni che non separano ma uniscono, non dividono. Sì, vediamo per avere una visione più complessa, più comprensiva, cosa mi aggiungono gli archetipi. Perché questo sorro? Perché dolore nella casa del valore, dell'economia? La Samaritana, ho capito. E a volte, allora abbiamo visto nella prima casa che è una casa bellissima di dare, no? Di darsi. È come se c'è una parte della tua mente razionale che vuole ogni tanto prendere il controllo rispetto al fatto che magari tu dai a qualcuno e non vedi tornartelo indietro da quella persona. Quindi la comprensione del valore, in questo caso per te, è un insegnamento molto importante quest'anno. Quando tu dai a una persona, le persone sono maschere del divino. E quella persona lì, quello che hai fatto, ti ritorna sempre indietro triplicato. Non da quella persona, ma da un altro aspetto del divino. Ti può ritornare da un'altra persona, magari puoi prestare del denaro a qualcuno, non te lo ritorna e quindi puoi essere triste rispetto a questo, però poi magari ti arriva da un'altra parte. Sto facendo degli esempi limiti un po' per farmi capire, no? Che quando dai non ti devi aspettare da quella persona che è una maschera del divino. Perché se per esempio non vieni ricambiata a livello di scambio monetario, economico, no? In quel senso, è perché quello è il karma perfetto che devi supportare affinché tu possa sciogliere paure e attaccamenti. Quindi con la consapevolezza e la fede che quello che dai ti torna sempre indietro, la fede nell'invisibile è tutto ciò che esiste. Questo è il valore. La fede nell'invisibile, fede e amore è la stessa cosa. Mm? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla casa dell'economia. Questo in grandi linee è proprio il postulato da seguire, no? Vediamo nella fattispecie cosa può accadere
quest'anno, il segreto, l'eremita, l'imperatrice, inconcludenza, puoi fare affidamento su qualcuno su cui poi non si fa nulla. Questo è il cavaliere di denari, proprio sul denaro al contrario, è inconcludenza, no? Cioè, come se potresti fare quest'anno, potresti avere fiducia in qualcuno, però questo qualcuno poi è inconcludente a livello economico. O ti spettano delle cose, non ti arrivano, potresti vivere situazioni di questa natura. Ovviamente sto parlando a grandi linee, no? Magari verrai deluso da qualcuno a livello economico, questo mi stanno dicendo. Però, siccome noi tarocchi ci servono a vedere quali sono le sfide karmiche tu sei qui per superarti. E come lo fai? Grazie alle sfide karmiche. Questo è il ruolo dell'evoluzione sulla Terra. Quindi c'è qualcuno che ti potrebbe deludere in ambito economico, qualcuno o qualche situazione. Quindi, fede nell'invisibile, come diceva Giordano Bruno, tutto accade per un ottimo fine, e lo diceva prima di essere messo a rogo. Vediamo un po' perché anzi fammi mettere questi altri, perché il cavaliere di denari al contrario. Cioè magari hai un'idea, qualcuno ti propone qualcosa, però poi non se ne fa niente, ok? E tu ti fidavi di questa persona, hai un'idea creativa, qualcosa da mettere in atto sotto il profilo economico, lavorativo. Vediamo un po'. Cavaliere di denari, 10 di coppe, 9 di bastoni, re di bastoni. Guarda, è soltanto per un breve momento questo, perché poi questa persona o questa situazione si riattiva, va bene? È solo per un breve momento. Vediamo che energia hai il re di bastoni nei tuoi confronti. 5 di coppe di pentimento, 10 di denari, 7 di coppe. Un'energia di pentimento nei tuoi confronti, laddove questa energia rientra in questo progetto, in questo qualcosa, per aprire nuove opportunità, e poi deciderai tu, d'accordo? Sì. Fammi vedere un'altra cosa, quindi a questo punto casa dell'economia, quindi quest'anno 2025 cancro, 4 di coppe, sì, asso di bastoni, assolutamente sì. Allora, secondo me arriva un'altra opportunità con la quale adempiere a un progetto che vuoi fare a livello economico, cioè sei delusa da questa opportunità o arriva un'altra opportunità, perché qua ti vedo felice e festeggiare, o è la stessa opportunità di prima, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso passiamo alla terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi, degli interessi personali, quelli che hai, degli studi, dei rapporti anche con i fratelli, e anche la casa della comunicazione, il contesto nel quale fai esperienza nell'immediato ambiente, anche il rapporto con i tuoi coetanei, va bene? Vediamo come sta l'energia in questa terza casa. Cancro, come sta l'energia nella terza casa? Cancro, come sta l'energia in questa terza casa per l'anno 2025? Come sta l'energia nella terza casa? Gentless, wow, una carta bellissima. Vedo che molte persone saranno gentili con te, tu sarai gentile con le persone. E questa è l'energia della terza casa, che è la casa proprio di rapporto anche con i fratelli. Se hai dei fratelli, c'è molta cooperazione, gentilezza, armonia, venirsi incontro, anche il rapporto con i tuoi coetanei, con gli amici più stretti del tuo intorno. Ci sarà, però la casa dell'amicizia poi la vediamo nell'11ª, c'è l'energia dell'amicizia nella casa 11ª. Quindi per quanto riguarda la terza casa, che è la casa anche dei fratelli, nell'immediato ambiente, avrai un ambiente sano, l'immediato ambiente tuo sarà un ambiente che supporta la tua anima, un ambiente sano. Va bene, bellissima carta. Vediamo da quale carta è accompagnata dell'archetipo, anche per vedere gli interessi personali.
Da quale archetipo è accompagnata la carta della gentilezza nella terza casa per il cancro? Riscatto, sì, guarda, ci sarà molta felicità nel tuo intorno, ci sarà una sorta di riscatto. Se abbiamo avuto situazioni con i nostri coetanei, fratelli o nel nostro intorno di mancanza di fiducia o situazioni un po' tese tra coetanei, tra fratelli, ci sarà un riscatto. Ci sarà un riscatto perché ti troverai finalmente bene nel tuo ambiente, nel tuo intorno. Per quanto riguarda i viaggi brevi, qua mi dicono, qua c'è una donna su una barca, che sono possibili degli spostamenti brevi e ci sarà una sorta di comprensione da parte tua nei confronti degli altri con i quali entri in rapporto quotidiano. La comprensione che l'altra persona è una manifestazione di Dio, quindi ti volgerai anche tu in modo più gentile, più pacato e anche l'altro verso di te, perché l'altro è sempre una tua proiezione, mi spiego? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla terza casa. Terza casa per il cancro. 5 di spade, la ruota della fortuna, 6 di coppe. Allora ci sarà una riconciliazione col tuo ambiente intorno, da che ci sono potuti essere un po' di affanni con l'ambiente intorno a te, familiari, amici stretti, coetanei, un po' di tensione, un po' di affanni, un po' di stress. Ci sono subito delle occasioni fortunate, cioè sono dei momenti molto belli di condivisione. Qua c'è il 6 di coppe, dice inerzia, ma qui significa, col 6 di coppe in questo caso, una bellissima energia di condivisione da cuore a cuore, anche la carta dei fratelli, il 6 di coppe, no? Se ci sono stati problemi con i fratelli o tensioni o stress, un po' di stress con i fratelli, si risolvono, ci sarà un riscatto in questi termini. E mi dice che i viaggi brevi ci possono essere per andare a trovare delle persone che hai conosciuto nell'infanzia o che conosci molto bene, o sono tuoi amici stretti o sono fratelli, o viaggi con i fratelli. E mi dicono che da che c'è un po' di tensione questi viaggi si possono fare e sono favoriti, ok? Andiamo quindi adesso a vedere la quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa, cioè della famiglia, e anche la famiglia d'origine, i tuoi bisogni emotivi, sono anche i possedimenti immobiliari, anche i cambi di residenza e possono essere anche debiti karmici ereditati dagli antenati. Ok, vediamo come sta l'energia in questa quarta casa. Cancro, quarta casa, come sta l'energia nella quarta casa? Cancro, come sta l'energia nella quarta casa? Journey, questo è il viaggio. Mi dicono che ci sono degli spostamenti, di traslochi o cambi di residenza con questa carta qui, come a livello di realtà fattiva, anche la voglia di convivere con qualcuno, la convivenza o un cambio di residenza o uno spostamento dalla famiglia d'origine. Comunque a livello profondo la carta del Journey viaggio in questa casa, della quarta casa, mi parla di una perfetta connessione con le tue emozioni, cioè sai surfare perfettamente le tue emozioni, ti fai accompagnare dalle tue emozioni, quindi è come se, siccome questa è la casa anche dei bisogni emotivi, i tuoi bisogni emotivi vengono soddisfatti dalle tue stesse emozioni. Cioè, che cosa voglio dire? Come vi insegno sempre, no? In tutti i video della playlist L'arte sciamanica, siccome le nostre emozioni sono dei, sono le uniche protagoniste di quello che viviamo, allora vedo che c'è un bellissimo rapporto con le tue emozioni quest'anno. Ti lascerai fluire, ti lasci navigare dalle tue emozioni. Sì, farai un bellissimo viaggio con le tue emozioni accompagnata dalle tue intuizioni. Ho accompagnato. Vediamo da quale carta archetipica è accompagnata la quarta casa. Cancro, quarta casa. La compagniera, sarai una perfetta compagna di viaggio per la tua famiglia.
la tua famiglia o puoi scegliere di convivere con qualcuno, con una perfetta compagna o compagno, o la convivenza va molto bene perché ci si intende sul lato emozionale, sul profilo emozionale. C'è molta lealtà, tenacia e carenza di egoismo nella tua famiglia, sia tu che sarai così nell'accompagnare l'altro, sia nel voler creare una famiglia o se stai già all'interno di una famiglia. Quindi ci sarà un cambio di rotta in questa quarta casa funzionale a navigare perfettamente con la propria famiglia, che sia la famiglia d'origine o la famiglia che hai creato, che vuoi creare quest'anno, cioè è ben aspettata, e sarai un'ottima compagna di viaggio, in questo senso leale, tenace, ti darai, ma lo diceva anche la prima casa, ti darai, sì. Assolutamente sì. Vediamo che cosa mi dicono i tarocchi, cosa mi aggiungono. Quarta casa, cancro. Superbia. Le stelle. Sperperi. Potresti essere all'interno della tua famiglia quest'anno un'ottima consigliera o consigliere per quanto riguarda le attività di qualcuno della tua famiglia. Potresti essere un'ottima consigliera o attività di denaro o circostanze o situazioni che richiedono la tua illuminazione all'interno della famiglia. Perché ci può essere qualcuno all'interno della tua famiglia con il quale io ci vedo che tu dai consigli a qualcuno in ambito economico o nella realizzazione di un progetto all'interno della tua famiglia affinché non vengano fatti degli sperperi, questo è il senso. Ci vedo questo. Poi fammi vedere cosa c'è dopo la carta dell'asso dei denari. In concludenza, mi riconfermano che ci possono essere dei membri della tua famiglia con i quali tu parlerai per dare degli ottimi consigli su un progetto lavorativo che stanno facendo, qualcosa che vogliono iniziare che può andare male secondo il loro punto, per come approcciano a questa cosa. Sì. Ehm, Alcuni di voi si ripianificano un'eventuale convivenza con qualcuno, viene ripianificata, cioè parlerete in modo leale prima di iniziare questa opportunità. Parlerete in modo reale affinché non vengano fatti sperperi e inconcludenze, questo è il senso. Fammi fare delle specifiche. Quarta casa, cancro, 2025. La ruota della fortuna, 10 di bastoni, il 9 di denari. Qua c'è qualcosa, una questione riguardante il denaro o l'autonomia o l'indipendenza. C'è un cambio che porta allora molte di voi sceglieranno di avere una nuova opportunità in modo autonomo, un cambio di residenza per il lavoro, oppure lasciare la famiglia d'origine per andare, perché la situazione è pesante, per andare incontro a un'autonomia. Quindi cambio di residenza per avere un'autonomia, anche lavorativa, un cambio di casa. Quindi qua mi stanno aggiungendo altro. Fammi mettere ancora un'altra sulla 9 di denari, il diavolo, l'eremita e la regina di spade. Lotterete per la vostra indipendenza e autonomia, anche per quanto riguarda la vostra sussistenza economica, quest'anno. Non volete appoggiarvi a nessuno, comunque sia per quanto riguarda, volete una casa vostra, un'attività vostra, qualcosa di vostro, lotterete per questo. Ok? Viaggiando bene con le vostre emozioni, essendo molto leali, arriverete ad essere concludenti in questo aspetto. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla quinta casa. Eccoci qua per la sesta casa, la casa del lavoro e della salute. Ok? Andiamo a vedere come sta l'energia in questa sesta casa.
Come sta l'energia per il lavoro, per la salute, nella sesta casa, per le mie ragazze e ragazzi del cancro? Come sta l'energia nella sesta casa, lavoro e salute? Anche qui piantare semi, vedo che ci sono nuove consapevolezze che affioriranno in te per quanto riguarda il concetto di salute. Il concetto di salute, sappiamo che tutto nasce da un'idea, i nostri pensieri, le nostre idee creano la realtà. Per quanto riguarda la salute, mi dice che c'è una nuova consapevolezza raggiunta per te in quest'anno e tale consapevolezza porterà a far germogliare in te un nuovo stato di consapevolezza che ti dà maggiore energia, l'abbiamo visto anche nella quinta casa, no? Per quanto riguarda i semi ci sono nuovi progetti, per quanto riguarda il lavoro, scusami, ci sono nuovi progetti con piantare semi, ma l'avevamo visto anche nelle altre case. Nuovi progetti, quindi pazienza su questi nuovi progetti, bisogna accudire questi nuovi progetti, come se piantassi un seme nella terra e tu devi avere cura di quel seme, no? Prenderti cura di quella piantina senza essere molto ossessiva sulla cosa, no? Nuovi progetti, nuovi semi e nuove consapevolezze. Bellissima carta, vediamo un po' da quale archetipo è accompagnata questa carta nella sesta casa. Sesta casa, cancro, lavoro e salute. Bambino eterno, determinazione di seguire, essendo giovane, il corpo, la mente e lo spirito, capacità di vedere le cose da una prospettiva nuova. Cosa ti ho detto? Avrai nuove prospettive, nuova consapevolezza per quanto riguarda la salute e il lavoro. Quindi qua io vedo una bellissima energia per quanto riguarda la salute e quest'anno, grande energia molto alimentata da nuovi progetti, questa nuova energia. Farai anche magari anche delle pratiche in più sapendo che corpo, mente e spirito non sono separati, quindi per quanto riguarda la salute, pratiche orientate a piantare nuovi semi in tale consapevolezza che corpo, mente e spirito non sono separati. Che ne so, mi viene in mente delle pratiche di yoga, yoga integrale, yoga sciamanico, anche prenderti più cura del tuo corpo con l'alimentazione, vedendo tutto come emanazione dello spirito, come vi dico sempre, io mi bacio le carote, mi bacio gli alimenti che sto ingerendo prima di mangiarli, chiedo loro il permesso, come vi dico sempre, riportare lo spirito nelle cose, riportare Dio dentro l'uomo significa questo, quindi prendere il potere da ciò che mangia attraverso la consapevolezza che è un essere vivente quello che stai mangiando, e quindi queste consapevolezze allargheranno la tua visione dandoti maggiore forza e ti sentirai molto più giovane, ok? E la gioventù, la giovinezza ha a che fare con la vitalità nel corpo, nuove consapevolezze rispetto a questo. E poi per quanto riguarda il lavoro mi dice che ci saranno nuovi progetti, quindi guarderai le cose da una prospettiva nuova e vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cancro, vediamo un po'. Cancro, sesta casa, lavoro e salute. Malafede al contrario, arroganza, che succede qua? Scontentezze, lasci indietro un progetto con qualcuno, ma già me lo dicevano nelle altre case. Qua c'è una partnership per cui tu sei qua puoi scoprire una partnership con la quale lavori o stai lavorando. Qualcosa succede qui che ti dà una scontentezza, una partnership lavorativa, qualcuno che è vicino a te, con il quale lavori. Diciamo che ti metti alle spalle questa situazione qui tu, piantando nuovi semi. Fammi vedere, due altre per il cancro. La forza che è uscita anche nella prima casa. La papessa, sì, ti riprogrammerai le questioni a livello lavorativo e avrai il coraggio di decidere, seguendo la tua intuizione, la tua saggezza, che quella ti porterà alla vittoria. Quindi avrai il coraggio, avrai, anche qua c'è il 6 di spade, cioè qua vedo che te ne vai da una condizione per aprire nuove condizioni, piantare nuovi semi. Ci sono situazioni quest'anno dove non ti troverai bene, scontenta, o persone o partnership
che avrai la forza di prendere decisioni in merito a questa situazione o a parlare con questa persona in questa situazione. Fatto sta che la papessa nel lavoro è una grande carta di grande dominio in ambito lavorativo, no? È anche la carta che ti dice segui la tua saggezza, abbi la forza di seguire la tua saggezza. Cosa c'è dopo la papessa? Il 7 di denari, qua ci sono guadagni di nuovo, ci saranno nuovi investimenti qua, o parlerai dall'alto della tua saggezza e sapienza in una situazione di scontentezza, di partnership o di qualcuno che lavora con te, e quindi ripianificando le cose con la tua predisposizione animica a dire le cose seguendo la tua intuizione, ci saranno nuovi investimenti, nuovi guadagni in questa situazione, oppure lasci questa situazione e farai nuovi progetti, nuovo investimento che avrà successo, però vanno coltivati, verso la fine dell'anno poi succede questo, ok? Per quanto riguarda la salute, qua mi stanno dicendo che c'è un po' di malestare a livello di nervi. Questo è che queste persone, questa situazione ti scatena, ma è un'emozione che devi vivere affinché tu cacci fuori, diciamo, scusa il termine, cacci, affinché tu possa emergere nel tuo carisma, nel coraggio, va bene? Sono situazioni funzionali affinché tu possa sviluppare tale qualità. Sì. Alcuni di voi chiederanno anche consiglio a una persona più che ne sa di più, mi arriva, per fare una scelta diversa, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passiamo alla settima casa. Eccoci qua per la sesta casa, la casa del lavoro e della salute, ok? Andiamo a vedere come sta l'energia in questa sesta casa. Come sta l'energia per il lavoro, per la salute nella sesta casa, per le mie ragazze e ragazzi del cancro? Come sta l'energia nella sesta casa, lavoro e salute? Anche qui piantare semi, vedo che ci sono nuove consapevolezze che affioriranno in te per quanto riguarda il concetto di salute. Il concetto di salute, sappiamo che tutto nasce da un'idea, i nostri pensieri, le nostre idee creano la realtà. Per quanto riguarda la salute mi dice che c'è una nuova consapevolezza raggiunta per te in quest'anno e tale consapevolezza porterà a far germogliare in te un nuovo stato di consapevolezza che ti dà maggiore energia, l'abbiamo visto anche nella quinta casa, no? Per quanto riguarda i semi ci sono nuovi progetti, per quanto riguarda il lavoro, scusami, ci sono nuovi progetti con piantare semi, ma l'avevamo visto anche nelle altre case. Nuovi progetti, quindi pazienza su questi nuovi progetti, bisogna accudire questi nuovi progetti, come se piantassi un seme nella terra e tu devi avere cura di quel seme, no? Prenderti cura di quella piantina senza essere molto ossessiva sulla cosa, no? Nuovi progetti, nuovi semi e nuove consapevolezze. Bellissima carta, vediamo un po' da quale archetipo è accompagnata questa carta nella sesta casa. Sesta casa, cancro, lavoro e salute. Bambino eterno, determinazione di seguire, essendo giovane, il corpo, la mente e lo spirito, capacità di vedere le cose da una prospettiva nuova. Cosa ti ho detto? Avrai nuove prospettive, nuova consapevolezza per quanto riguarda la salute e il lavoro. Quindi qua io vedo una bellissima energia per quanto riguarda la salute e quest'anno, grande energia molto alimentata da nuovi progetti, questa nuova energia. Farai anche magari anche delle pratiche in più sapendo che corpo, mente e spirito non sono separati, quindi per quanto riguarda la salute, pratiche orientate a piantare nuovi semi in tale consapevolezza che corpo, mente e spirito non sono separati. Che ne so, mi viene in mente delle pratiche di yoga, yoga integrale, yoga sciamanico, anche prenderti più cura del tuo corpo con l'alimentazione, vedendo tutto come emanazione dello spirito, come vi dico sempre, io mi bacio le carote, mi bacio gli alimenti che sto ingerendo prima di mangiarli, chiedo loro il permesso, come vi dico sempre, riportare lo spirito nelle cose, riportare Dio dentro l'uomo significa questo, e quindi prendere il potere da ciò che mangia attraverso la consapevolezza che è un essere vivente quello che stai mangiando. E quindi queste consapevolezze allargheranno la tua visione dandoti maggiore forza
e ti sentirai molto più giovane, ok? E la gioventù, la giovinezza ha a che fare con la vitalità nel corpo, nuove consapevolezze rispetto a questo. E poi per quanto riguarda il lavoro mi dice che ci saranno nuovi progetti, quindi guarderai le cose da una prospettiva nuova e vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cancro, vediamo un po'. Cancro, sesta casa, lavoro e salute. Malafede al contrario, arroganza, che succede qua? Scontentezze, lasci indietro un progetto con qualcuno, ma già me lo dicevano nelle altre case. Qua c'è una partnership per cui tu sei qua puoi scoprire una partnership con la quale lavori o stai lavorando. Qualcosa succede qui che ti dà una scontentezza, una partnership lavorativa, qualcuno che è vicino a te, con il quale lavori. Diciamo che ti metti alle spalle questa situazione qui tu, piantando nuovi semi. Fammi vedere, due altre per il cancro. La forza che è uscita anche nella prima casa. La papessa, sì, riprogrammerai le questioni a livello lavorativo e avrai il coraggio di decidere seguendo la tua intuizione, la tua saggezza, che quella ti porterà alla vittoria. Quindi avrai il coraggio, avrai, anche qua c'è il 6 di spade, cioè qua vedo che te ne vai da una condizione per aprire nuove condizioni, piantare nuovi semi. Ci sono situazioni quest'anno dove non ti troverai bene, scontenta, o persone o partnership che avrai la forza di prendere decisioni in merito a questa situazione o a parlare con questa persona in questa situazione. Fatto sta che la papessa nel lavoro è una grande carta di grande dominio in ambito lavorativo, no? È anche la carta che ti dice segui la tua saggezza, abbi la forza di seguire la tua saggezza. Cosa c'è dopo la papessa? Il 7 di denari, qua ci sono guadagni di nuovo, ci saranno nuovi investimenti qua, o parlerai dall'alto della tua saggezza e sapienza in una situazione di scontentezza, di partnership o di qualcuno che lavora con te, e quindi ripianificando le cose con la tua predisposizione animica a dire le cose seguendo la tua intuizione, ci saranno nuovi investimenti, nuovi guadagni in questa situazione, oppure lasci questa situazione e farai nuovi progetti, nuovo investimento che avrà successo, però vanno coltivati, verso la fine dell'anno poi succede questo, ok? Per quanto riguarda la salute, qua mi stanno dicendo che c'è un po' di malestare a livello di nervi. Questo è che queste persone, questa situazione ti scatena, ma è un'emozione che devi vivere affinché tu cacci fuori, diciamo, scusa il termine, cacci, affinché tu possa emergere nel tuo carisma, nel coraggio, va bene? Sono situazioni funzionali affinché tu possa sviluppare tale qualità. Sì, alcuni di voi chiederanno anche consiglio a una persona più che ne sa di più, mi arriva, per fare una scelta diversa, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passiamo alla settima casa. Allora, la settima casa è la casa dell'amore, delle relazioni sentimentali, delle unioni stabili, dell'amore per eccellenza. Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa settima casa. Ovviamente durante l'anno poi facciamo tutte letture di amore, questi sono, diciamo, di linea generale, cioè come quadro generale di quest'anno per te nelle varie case. Vediamo, settima casa, come sta l'amore quest'anno per il cancro? Qual è l'energia della settima casa? C'è amore bloccato qua, c'è un po' di blocco. Amore ostacolato, mi dice che ci possono essere degli ostacoli quest'anno da superare. Vediamo che cosa mi dicono questi altri oracoli. Un po' di ostacoli per vedersi, o delle persone che si mettono in mezzo, che possono essere figli o situazioni di figli, comunque sono tutti ostacoli propedeutici per la realizzazione del proprio sé, no? Vediamo, amore per il cancro quest'anno.
Viaggio, ci possono essere degli spostamenti. Ti dico già una cosa, se ci sono ostacoli, qua li vedo, non se, qua ci sono. Ci sono degli ostacoli riguardanti anche delle persone che si mettono in mezzo, credo che siano familiari o parenti, va bene? In questo contesto la carta del viaggio mi dice: grazie a queste situazioni tu vai ad adempiere a quello che la tua anima ti chiama a fare. Che cos'è? Saper surfare con le tue emozioni, che sono gli dei, affinché tutto proceda secondo i piani dell'anima e tu possa trarne forza e coraggio, che è una qualità dell'amore, il coraggio, cor cordis. Coraggio viene dal latino cor cordis, che significa avere cuore. Puoi conoscere una persona che ti propone un viaggio, ma ci possono essere ostacoli in tal senso nel fare questo viaggio, o dei viaggi, o gli ostacoli sono relativi a una distanza. Mi spiego? Vediamo un po' cosa ci dicono gli archetipi. Amore, Cancro 2025. Sì, buffon, qua ci sono delle persone che possono avere delle maschere o che possono mentire, ma soprattutto, come vi insegno sempre, quando tu proietti delle circostanze, delle situazioni che vivi in qualsiasi ambito, in questo caso parliamo d'amore, sono tutte tue proiezioni dell'anima, affinché tu possa fare cosa? All'interno di questi contesti tu possa essere autentica, svelare le tue vere emozioni senza trattenerle. Ok? Ci possono essere delle persone un po' che usano delle maschere, però fammi vedere cosa dicono i tarocchi in merito. Amore, Cancro. Inconcludenza. Regina di denari. La ruota e la fortuna. Questi ostacoli cambiano. Allora, qua tu ti renderai conto di alcune circostanze di qualcuno che non arriva a nulla, che non conclude, inconcludenza. La regina dei denari, qua tu sei molto focalizzata sulla tua stabilità, su ciò che per te è stabile, o vuoi un'unione stabile, o vuoi che l'amore si conformi a quello che per te è la stabilità che stai vivendo con le tue cose. La ruota della fortuna mi parla di occasioni, o arriva un cambio con questa stessa persona, o un qualcosa di nuovo. Mi parlano di un qualcosa di nuovo. Vediamo un po' che energia ha questa. O tu ti dedichi completamente al lavoro, alle tue cose, avendo successo. Abbiamo visto che c'è tanto che bolle in pentola per te, nei cambiamenti quest'anno. Di cosa mi parla la ruota della fortuna? Queste occasioni, amore, 5 di coppe, la temperanza. Sì, 8 di bastoni. Qua io vedo o una risalita con qualcuno con il quale ci saranno ostacoli di distanza, di mettere delle maschere, una risalita in tal senso con questa persona. Vedo una persona mossa da un senso di colpa, da un pentimento, e qua vedo l'armonia che ritrova e l'assestamento. Mi spiego? L'8 di bastoni sono comunicazioni che ritornano da una inconcludenza che c'era. Oppure ci sarà una persona completamente nuova mentre tu sei impegnata nelle tue cose, un incontro che tu piano piano ti apri, però c'è un'ottima comunicazione e le cose iniziano a fluire perché una persona che ti risuona perfettamente. Ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui lei, che non lasciano spazio al dubbio, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Cosa ti dirà questa persona con la temperanza, l'8 di bastoni? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Qua c'è qualcuno a cui tu denuderai l'anima, una persona che ha indossato sempre le maschere per proteggersi. E diciamo che questi ostacoli sono relativi molto al fatto che, se già la conosci, questa persona tratteneva le emozioni essendo inconcludente. Invece poi vedo che l'energia rifiorisce. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Sì, mi parla di una situazione che si sblocca. Le stelle sono la sanazione. Cos'altro ti dirà?
Ti prego, fallo ancora. Qua c'è qualcosa che tu fai, un gesto, un comportamento, un'attitudine. Credo che abbia a che fare con questa regina di denari, che la dicitura è nobiltà, no? Questa persona ti vede nobile d'animo. C'è qualcosa che riguarda questa tua nobiltà d'animo che a questa persona lo fa impazzire. O lo farà impazzire. Anche il senso della regina di denari che è colei che è pragmatica, colei che si prende cura del prossimo, c'è anche un aspetto materno, accudisce. Ok, quindi ragazzi miei, ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passiamo all'8ª casa. Allora, l'8ª casa è la casa della morte e della rinascita, e dell'occulto, l'inconscio, i sogni più profondi, la sessualità che porta a una trasformazione profonda, e anche la casa dei limiti e dei tabù da superare, le verità più profonde. Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa 8ª casa, morte e rinascita. Cancro, come sta l'energia nell'8ª casa? Per te Cancro, come sta l'energia nell'8ª casa? Energia dell'8ª casa. Riflessione, ti vedo riflettere su questi argomenti. Qua c'è una ragazza, credo che stia bevendo una tisana, coccolandosi con, non so, qua in una tenda, sì, con la luna piena. Questa è una carta che in questa casa mi sta parlando di andarci piano sull'oltre, ok? Tu rifletti, cos'è l'8ª casa, morte e rinascita, occulto e inconscio? Ti farà ispirare dalle tue intuizioni, è molto profondo il legame che hai con il tuo intuito e ti verrà sempre più, verrai sempre più suggestionata dal tuo stesso intuito nel guardare oltre le cose. E le tue intuizioni sono verità. C'è una riflessione su più ambiti che riguarda anche la morte stessa, la morte intesa come non fine di tutto, ma come un passaggio di stato, e quindi una profonda connessione inizia per te, più consapevole del normale, con l'invisibile. Come vi insegno sempre, come dicono i buddisti, noi siamo viventi e morenti simultaneamente, che abbiamo un corpo visibile e un corpo invisibile simultaneamente. Quindi quando noi ci alleiamo all'invisibile, al nostro corpo invisibile, che poi è il nostro spirito guida, sposa celeste, chiamiamolo come vogliamo, quando ci alleiamo all'invisibile, noi ci stiamo alleando a quello che la mente razionale definirebbe morte. Perché la mente razionale definisce morte tutto ciò che non può controllare, prevedere o misurare, e l'invisibile, l'anima, Dio, non è prevedibile, misurabile e governabile. Diciamo che ci sarà una profonda consapevolezza di questi temi. Vediamo qual è l'archetipo che accompagna questa carta della riflessione sull'8ª casa. Qual è l'archetipo che accompagna l'8ª casa, Cancro? La giustizia, equilibra la giustizia con la compassione, conseguendo una distribuzione giusta del potere. Per quanto riguarda l'occulto e l'inconscio, tu capirai con questa riflessione che ti ho detto qui che il tuo potere personale non dipende da te. Tu non hai potere sugli eventi, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimon. Quindi tu hai solo potere nello scegliere come approcciarti agli eventi già prestabiliti da un karma. Quindi più tu ti approcci al karma in modo che sono gli eventi, in modo Emao meraviglia, come vi insegno sempre, qualsiasi eventi siano, dai più drammatici, drastici ai più belli, sempre uguale, Emao meraviglia, più tu riesci a, più tu hai un karma positivo. Quando noi ci approcciamo agli eventi in modo negativo, eventi negativi in modo negativo, riperpetuiamo il karma, ciò significa alimentare karma negativo. Ok, quindi rispetto alla distribuzione giusta del potere, no? Tu comprenderai di quanto è importante affidare il proprio potere agli dei. Cosa vuol dire? Ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 7, quando vi parlo della malattia.
perché l'uomo ha rotto l'equilibrio primevo tra uomo e natura e quindi tutto ciò che gli arriva all'uomo sono conseguenze di questo voler esercitare un controllo sulla natura. Natura significa istinti, natura significa natura stessa intesa come la natura, la bellezza della natura, sui suoi stessi istinti, su quello che gli accade, dalle malattie a degli eventi. L'uomo vuole esercitare un controllo con la mente razionale sulla natura, cosa che è impossibile. E quindi c'è una ricalibrazione del potere, tu hai il potere di scegliere come approcciarti agli eventi. Più ti approcci in modo Emao meraviglia, vedi tutti gli eventi perfetti, più tu acquisisci potere personale in tal senso. Ok? Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito sull'ottava casa, morte e rinascita, perché questo approccio ti darà una rinascita nel vero senso della parola. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi sull'ottava casa, cancro, la torre. Il coraggio, 5 di spade. Ci può essere un evento che ti può portare un po', ti può scompensare un po' con la torre, una rivoluzione interiore, emozionale, o un evento che scatena dentro di te una rivoluzione emozionale. Questo evento che succede può darti, scaturirà in te la forza e il coraggio per affrontare degli affanni relativi a questo evento. Sono tutte questioni relative al tuo karma. Fammi vedere di cosa parla questa situazione, mettiamo le due altre. Concretezza, 3 di bastoni, inconcludenza. Per quanto riguarda l'aspetto economico, mi dicono di nuovo. Sì, quindi si riferiscono alle altre situazioni dell'aspetto economico lavorativo su cui hanno battuto diverse volte le diverse case, no? Qualcosa a che fare sul piano lavorativo, un'inconcludenza che succede, questo può portare degli affanni e tu chiedi giustizia in tal senso. La consapevolezza rende l'uomo libero. L'invisibile determina gli eventi che accadono. Fede nell'invisibile, dare il giusto potere all'invisibile e approcciarti all'evento che succede, che può darti un po' di ansietà, con totale fede e fiducia. Vediamo un po' cosa viene dopo il 5 di spade. Isolamento. Sì, ci sono delle situazioni che ti porteranno a riflettere qua, delle situazioni ti porteranno a riflettere su quest'ambito in particolare. Un'altra? La papessa. Devi seguire la tua saggezza interiore, la tua intuizione e la legge spirituale. Devi affidarti proprio alla legge spirituale. Potresti anche affidarti a una persona che ne sa di più in ambito lavorativo. Però mi lanciano l'attenzione su questo. Ok, ragazze mie, ci sarebbe da fare un'ora per ogni casa, ma non è possibile per ogni casa astrologica. Però tendenzialmente attieniti a quello che è il messaggio profondo di quest'ottava casa, va bene? Detto questo, noi passiamo alla nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi e anche degli studi superiori, delle credenze, della fede, dell'oltre. È anche la casa dell'evoluzione spirituale, della filosofia. Andiamo a vedere come sta messa per te l'energia in questa nona casa. Cancro, come sta messa l'energia nella nona casa? Come sta messa l'energia nella nona casa per il cancro? Viaggi lunghi, studi superiori, credenze, fede, evoluzione spirituale. Bloom, bellissima carta, c'è la fioritura, la fioritura. Io vedo che tu avrai delle credenze che porteranno a far germogliare in te nuove consapevolezze e da quelle sarai spinta o spinto. Qua abbiamo la fede, la casa è la fede, la nona casa, no? Quindi abbiamo una fede fortissima che sgorgerà in te. Anche dalle altre case abbiamo visto che c'era quella carta del coraggio, proprio il coraggio di credere, di sentire. Avrai una fede che ti animerà forse più di ogni altro momento della tua vita. E la fede è l'unico grande potere che abbiamo. Il potere della fede è il potere nell'invisibile. Sì. Vediamo da quale archetipo è accompagnata questa casa.
vendicatore, avrai fede in quello che ti succederà quest'anno con delle persone che non si comporteranno bene, che sono maschere del divino affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza e di evoluzione. Di nuovo bilanciamento, giustizia, succede qualcosa in ambito lavorativo e economico che ti permetterà di piantare nuovi semi. Ricordati le mie parole, tutto ciò che accade ha un ottimo fine e proprio per questo la tua fede ti ripagherà. Sì. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi per quanto riguarda i viaggi lunghi, che cosa ci vogliono dire, su cosa mettono l'attenzione, nona casa, Cancro. Illusioni, regina di bastoni, cavaliere di coppe, mi dicono che fai dei viaggi per amore, non so se verso una persona che si dimostra immatura e ce n'è un'altra, un viaggio lungo verso con una persona comunque sia che parla d'amore, o verso un figlio, quindi anche in questo senso può essere amore, no? O verso un'altra persona oppure verso una persona che chiede scusa e si dimostra più matura di come si è dimostrata prima. Questo mi stanno dicendo, sì. Per alcuni di voi che sono un po' rimaste deluse, disilluse da qualcuno, qua il cavaliere di coppe mi parla di un'altra persona che sta dietro di te, anche se sei uomo, eh. Quindi rispetto ai viaggi lunghi vedo che c'è qualcuno che può proporre questi viaggi. Ripeto, può essere anche un figlio, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla 10ª casa. Allora, la 10ª casa è la casa del successo, della carriera. Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa 10ª casa. Allora, casa della carriera o casa del successo. Vediamo dove ci sarà successo per te quest'anno. Dove ci sarà successo? Per i miei ragazzi del Cancro, anno 2025. Nella resilienza, questo è l'anno, guardate che tutte le case astrologiche sono uscite, c'è il tuo coraggio, resilienza, io combatto, io ho fede, io sono forte e ce la faccio, il tuo successo ce l'avrai grazie a una grande resilienza che metterai in tutti gli ambiti della tua vita dove è richiesto, bellissimo, nella resilienza, non mi abbatto, non mi ferma nessuno, bellissimo, da quale archetipo è accompagnata la carta della resilienza? Nella casa del successo, dalla giustizia, avrai successo nella giustizia, cause legali, situazioni di, come abbiamo visto prima, ci sarà successo in tutto ciò che ha a che fare con la giustizia, nella tua resilienza nel voler avere giustizia negli ambiti che abbiamo descritto, laddove richiedi giustizia, laddove la vita hai visto che si è comportata, che non è mai così, però diciamolo in questi termini, in modo ingiusto, laddove le situazioni per te sono state ingiuste, burocratiche, cause legali, situazioni di contratti, situazioni ingiuste, semplicemente avrai successo con la tua resilienza nel determinare la giustizia qui. Bellissimo, bellissimo. Quindi come vedi questo è l'anno del riscatto, Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla 10ª casa. Decima casa, Cancro. 3 di coppe, vedi? Te l'ho detto, successo, te l'ho detto. Oh, 10 denari benessere e il 5 di bastoni miglioramenti con la dicitura. Guarda, ci sarà giustizia per quanto riguarda il successo, per quanto riguarda le questioni riguardanti la casa, il denaro, la stabilità e tutto quello per cui vuoi giustizia. Qua il 5 di bastoni in questa carta, la dicitura significa miglioramenti. Il 5 di bastoni solitamente sono le tensioni che ci sono per quanto riguarda l'argomento richiesto, no? Tensioni tra persone, tensioni tra parenti, tensioni tra amici, tensioni o litigi, va bene? Ci possono essere delle discussioni per sistemare le questioni riguardanti casa, denaro, lavoro, famiglia, ciò che riguarda la stabilità. Il 5 di bastoni con il miglioramento, con la dicitura, mi dice il venirsi incontro tra le parti che parlano lingue diverse. Va bene, uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno dice un'altra, non ci si mette d'accordo. Quindi ci sarà la spinta, la giustizia nel mettersi d'accordo. Quindi la giustizia in quest'ambito è assicurata per te. Va bene?
Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, bellissima questa notizia e adesso passiamo alla penultima casa l'undicesima delle amicizie. Allora, l'undicesima casa è la casa delle amicizie, di tutte le amicizie e anche la casa delle cause comuni e quando siamo chiamati a fare esperienza della condivisione con gli altri di interessi, di ideali. Vediamo come sta messa l'energia per te in questa undicesima casa. Cancro, undicesima casa. Come sta messa l'energia nell'undicesima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro? L'os, questa carta significa perdita, aspita, qua fai fuori alcune amicizie o alcune amicizie si fanno fuori quest'anno. La perdita di alcune amicizie, perché magari non hanno più le tue, non condividono le tue cause, i tuoi ideali. C'è una pulizia che viene fatta nella cerchia delle amicizie. Andiamo a vedere qual è l'archetipo che domina questa casa. Qual è l'archetipo che domina l'undicesima casa delle amicizie per il cancro? Sì, la guida. Qua andrai molto prudente con alcune persone. E andrai molto prudente con alcune persone. Io credo che alcune persone le taglierai fuori dalla tua vita a livello fattivo proprio. Perché qua mi dice che tu quest'anno avrai una forte connessione, come dice qua, con la tua vita interiore, con te stessa o con te stesso. Quindi tutti coloro che non viaggiano a quella frequenza te ne liberi, cioè se magari vi vedevate con delle persone che però stavi lì comunque, che comunque va bene, ok, però ti senti quest'anno che disperdi energia, quindi è come se da sola o da solo ti ritirassi da alcune amicizie, da alcuni banchetti, diciamo, perché la tua divinità interiore te lo chiede. È come se riversassi la tua energia all'interno, anziché essere troppo all'esterno, e soltanto con le persone scelte a puntino proprio. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. È come se un po' preservare la tua energia, no? Perché la tua guida interiore ti dice non guardare più il mondo esterno come una realtà oggettiva che non esiste, guardati dentro e quel guardarsi dentro porterà a condividerti con proprio persone autentiche, magari che si contano sulla punta delle dita, con quelle carte lì. Vediamo cosa mi dice sulla casa delle amicizie, undicesima casa, cancro. Asso di bastoni, nuove amicizie ci saranno che sono conformi alla tua linea evolutiva. Assolutamente, la forza e il coraggio. 4 di spade, assolutamente ci sono nuove amicizie che condividono i tuoi stessi ideali. 4 di spade, io vedo qua che molte volte però, anche se ci sono queste nuove amicizie che condividono i tuoi ideali, preferirai rilassarti, cioè non fare troppi banchetti in questo senso, perché c'è la guida interiore che non vuole farti sprecare energia all'esterno. Ok? Ma tu ti darai soltanto quando sentirai. Questo mi dice. Però alcune persone non le frequenterai quest'anno, magari che frequentavi in passato. Vediamo 4 di spade. L'imperatrice, assolutamente sì, questo ti darà maggiore forza, energia, cioè diciamo che farai meno uscito, meno con la gente, questo mi stanno dicendo, perché questo svilupperà la tua energia creativa. La tua energia creativa non disperderai tanto perché abbiamo visto che ci sono dei progetti quest'anno che ti alimenteranno dall'interno per qualcosa proprio di tuo, dove c'è la tua essenza, dove vuoi manifestare la tua essenza e questo ti porterà ad essere un po' più isolata o isolato e scegliere soltanto le persone con cui condividere questo tuo dei nuovi ideali, di ideali a cui stai andando incontro e questo ti porterà a maggiore creatività e spessore animico. Ok? Ci può essere anche una persona in particolare che ti dà ispirazioni di tale creatività. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla 12ª casa. Allora, siamo giunti al termine del nostro viaggio con la 12ª casa, andiamo a vedere cosa è in serbo per te, il karma e l'occulto, perché la 12ª casa è la casa del karma, dell'occulto, ciò che non ti vedi arrivare, di cui le carte leggono l'energia.
quindi ciò che non sai, anche nemici nascosti, anche le prove della vita, anche le vite passate, e la casa anche della purificazione e della privazione, sfide karmiche, da cui si giunge poi all'elevazione spirituale. Andiamo a vedere come sta messa l'energia in questa 12ª casa per te, Cancro. Vediamo come sta messa l'energia per te in questa 12ª casa. Immaginazione, c'è qualcosa che arriva che stai immaginando, è forse una sorpresa proprio per te. Immaginazione. Vediamo da cosa è accompagnata questa carta, da quale archetipo. Immaginazione, 12ª casa. Sirvienta, disfrutta servendo lo demaso, libertà e con un colore importante di amore. Io credo che ti vedi arrivare una persona che sarà una sorpresa per te e che c'entra in questa 12ª casa, che è il karma, l'occulto, cioè quello che non sai. Ti arriverà una persona che è pronta a servirti. Qua c'è la figura di una donna, ma può essere anche un uomo, una persona servizievole, una persona disposta a darti tanto. Io credo, non so se in termini amorosi, ma qua mi dice che inaspettatamente arriva una persona vicino a te quest'anno che è pronta a servirti e tu non lo sai. Vediamo un po' di che si tratta. Dodicesima casa per il Cancro, karma e occulto, 12ª casa del Cancro, anno 2025, 5 di bastoni, il carro. Sì, la forza, mi dicono che, allora prima di tutto mi dicono che c'è un'elevazione spirituale, c'è la purificazione di un karma legato a qualcosa qui, perché qua mi mettono tensioni, poi avanzamento, successo, c'è siccome la 12ª casa è la casa dell'elevazione spirituale, quindi della purificazione o privazione, no? Le sfide karmiche. Diciamo che qua tu purifichi un karma perché vedo il successo, il progresso e la conquista nel raggiungere il tuo carisma. L'abbiamo visto in tutte le case astrologiche, è uscita spesso la carta del coraggio, no? Cioè aprire il cuore perché? Perché superi delle sfide e hai già superato un karma. Quindi in questo caso mi dicono che c'è anche una persona che è pronta a servirti, non so chi sia, non te la vedi arrivare, te lo sto dicendo io. Una persona che è pronta a servirti, una persona con il cuore pieno d'amore, no? Serve gli altri con libertà. Questo mi stanno dicendo. Ma soprattutto la cosa più importante è che viene estinto un karma che ti porta ad avere maggiore coraggio. Sarà anche che passano tante quadrature che tu hai avuto nell'anno 2024. Fammi vedere di cosa parla questo progresso. La regina di bastoni. Progresso tutto a tuo favore per quanto riguarda quello che tu vuoi creare, che tu vuoi manifestare. Mi parla di una grande forza vitale, di un grande coraggio che ti arriva quest'anno, che è quello che ti è mancato nell'anno precedente o negli anni precedenti, perché forse c'erano un po' di quadrature anche con i pianeti e un karma che doveva essere estinto. Mi dice che qua ci sarà proprio un rilascio energetico e c'è un grosso karma che viene estinto. Bellissima questa energia, ragazze mie e ragazzi, complimenti. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Abbiamo fatto una visione generale, diciamo una cartina tornasole, e vi consiglio di guardarvi il video più volte durante l'anno, va bene? E detto questo, concludo qui, è stato bellissimo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua.